Benvenuta Paola Asciutto, grazie di essere qui come prima ospite di questo podcast. Tu sei una psicologa del benessere con formazione in neuroscienze e sei la persona per me più indicata in questo momento per poter parlare delle tematiche che affronteremo oggi. Io, prima di essere una giornalista ed una podcaster, sono soprattutto una tua follower in questo momento. Ti seguo praticamente dal giorno 1. Per chi non lo sapesse, ovviamente Paola, ci diamo nel tuo ovviamente perché ci conosciamo, è anche una content creator ed è molto attiva sui suoi social perché ha utilizzato il social come strumento e come mezzo, correggimi se sbaglio, di divulgazione delle sue informazioni e delle sue conoscenze professionali. Nel caso specifico, diciamo, lei è molto gettonata, se così posso permettermi di dire, sulle tematiche che riguardano i trentenni e soprattutto le trentenni di oggi. Ed è proprio su quello che oggi voglio con te costruire questa puntata. Da quasi trentenne quale sono, vorrei poter ascoltare i tuoi punti di vista su una serie di tematiche che credo siano di pubblica utilità, di pubblico interesse. Io ho deciso, di scegliere te per questo podcast perché ho notato sin da subito nei tuoi contenuti, che sono principalmente su Instagram, poi anche un canale Telegram su cui concentri alcune tematiche, canalizzi alcune idee. Ho deciso di scegliere te per l'appunto perché credo che la sensibilità che tu dimostri nei post che pubblichi possa in qualche modo abbracciare un'ampia parte della popolazione, sia appunto i ragazzi e le ragazze più piccole, sia gli adulti più maturi. Intanto benvenuta. Grazie per avermi invitata come prima ospite. Ringrazio io te per essere qua. E non è stata una scelta casuale, è stata una scelta ponderata. Più che dire quello che ho detto per introdurti, penso che sarai molto autonoma tu e molto libera tu, e vorrei che tu lo fossi al 100% di poter raccontare tutta la tua esperienza e tutta la tua visione che puoi avere e che in realtà già fai sui tuoi contenuti per quanto riguarda appunto quello che è il mondo oggi per noi trentenni. Secondo me quello che dobbiamo fare oggi è semplicemente chiacchierare su quelle che sono sicuramente problematiche comuni sia nostre ovviamente che siamo qui, sia di chi ci vorrà ascoltare. Avere 30 anni oggi probabilmente lo è sempre stato, ma oggi io credo, ed è il motivo per cui ho deciso di concentrarmi su questa tematica in questa puntata, penso sia molto difficile, perché credo che avere 30 anni significhi essere parte di una fase di mezzo, una fase in cui non si è né troppo piccoli né troppo grandi, qualsiasi cosa vogliono dire queste parole, perché anche qui il concetto di essere piccoli può essere grandi, ecco, poi ci dirai relativo. Però significa anche sapere e sentire il peso delle aspettative, sentire quanto possa costare a chi ha 30 anni, o dico 30 anni per dire 25, 35, 40, 20 è chiaro, una fascia intermedia, quanto costi non avere idee certe su quello che si vuole essere. Io vorrei partire con te proprio da questo, su quanto sia difficile sentire il peso dell'aspettativa. Intanto direi il fatto di non avere idee certe parte proprio dal mondo da cui veniamo, no? Quello dei nostri genitori, per i quali avere una vita ben scandita con delle tappe e delle pietre miliari, ben specifiche, era più semplice perché si avevano quelle tappe, no? Finisci la scuola, trovi un lavoro che probabilmente avrai per tutta la vita, mentre in media si stima, se non sbaglio, che noi giovani trentenni cambieremo lavoro in media 7-8 volte durante tutta la nostra vita, quindi già questo viene a crollare. Quindi dicevo, trovare un lavoro che sarà per tutta la vita, sposarsi, mettere su famiglia, fare figli e magari possibilmente tutto entro i 30. Noi invece ci ritroviamo che a 30 anni mettiamo in discussione tutto, sia perché sono cambiate le condizioni socio-economiche, ma anche tante altre cose. Per esempio mi viene in mente la laurea, che per i nostri genitori era il grande ascensore sociale che ti permetteva di passare magari da un ceto, da una categoria ad un'altra. Adesso non è più così, perché la laurea non ti assicura il lavoro, anzi forse a volte è anche peggio. Quindi in primis questo, l'incertezza che sicuramente abbiamo vissuto con la pandemia, ma anche avere degli strumenti e delle consapevolezze in più che forse i nostri genitori non avevano, ci mette in una posizione di poter riflettere su di noi, ma anche allo stesso tempo di mettere in discussione. In effetti siamo anche la generazione delle big resignation, che soprattutto dopo la pandemia si è visto, no, che molti trentenni, dopo aver assaporato questa libertà
di poter gestire ritmi diversi, poter lavorare da casa, hanno molti dato le dimissioni e ricominciato con lavori diversi. Cioè ci sarebbe veramente un'enciclopedia da aprire per moltissime condizioni da più fronti che ci mettono in una condizione per cui siamo proprio una generazione diversa da quella dei nostri genitori e diversa da quella successiva poi a noi. Tu parlavi di social, uno dei miei ultimi post andato più proprio virale è stato proprio quello dove parlavo di come la generazione dei millennial, mi piace molto questo termine, ci sono affezionata, mi ci sento che proprio millennial, esatto, è la generazione ponte. Sì. Perché siamo cresciuti senza il digitale, senza tutto internet, l'intelligenza artificiale, tutto quello che abbiamo oggi, quindi sappiamo cosa significa vivere senza, però allo stesso tempo siamo cresciuti in quella fase proprio di crescita nostra, sono cresciute anche queste tecnologie e ci siamo adattati, mentre i nostri genitori non l'hanno vissuto, quelli dopo di noi ci sono nati e quindi sicuramente è duro ammetterlo, ma ne sanno più di noi, quindi facciamo un po' da spola tra le due. E pensa essere nell'età di mezzo, di avere 30 anni, nella generazione ponte, quindi significa essere in quella fase globale, temporale, in cui viviamo una vita a metà. Penso che la mia infanzia e la mia adolescenza sia stata abbastanza simile alla tua, proprio perché siamo appunto quasi coetanee, cioè siamo cresciuti in un'epoca in cui il digitale non esisteva, non esistevano le interazioni social, non c'era il visualizzato, non c'era WhatsApp, non c'era l'online, non c'era quindi il conoscere la vita dell'altro, quindi che tra l'altro lo ricordo benissimo questo post che hai fatto. Mi è piaciuto molto quando hai detto che la laurea un tempo era considerata l'ascensore sociale, sul quale salivi, ti portava al piano metaforico del lavoro e avevi appunto una vita lavorativa spianata. Oggi non è così, oggi innanzitutto ci sono più persone laureate, quindi la laurea per fortuna chiaramente, perché chiaramente rappresenta un quid in più per le persone, insomma avere una laurea rappresenterebbe un quid in più se avesse un'utilità un po' più pragmatica, però adesso non è scontato che grazie alla laurea o dopo la laurea si possa trovare un lavoro innanzitutto stabile e poi che ti piaccia. Un tempo cercare lavoro e trovare lavoro era più semplice, quindi credo tu volessi dire questo, era anche più semplice programmare la vita, avere progetti, avere più certezze, diventare genitori, perché non si possono separare due discorsi. Il lavoro è assolutamente collegato alla natalità. Pensare di fare figli in una situazione di incertezza, io sono madre, sicuramente è più difficile, no? Si pensa al futuro dei propri figli, no? Molti genitori o persone che desiderano diventarlo magari si chiedono, ok, faccio un figlio e poi come lo mantengo? Quindi penso che i due discorsi siano molto collegati. Ti è capitata nella tua esperienza, credo di sì, lavorativa, seguire un ragazzo o una ragazza che proprio per il peso delle aspettative hanno dovuto fare delle rinunciare ai propri sogni per cercare la via più stabile? Cioè metto da parte un sogno perché ho 30 anni, devo iniziare a sistemarmi, non posso più giocare con quelli che sono i miei sogni, non è più andata, basta. Sì, sicuramente, ora sto cercando un po' di visualizzare, però diciamo che è un po' la tematica più pressante e più presente che le persone mi portano anche nella nostra stanza delle parole, quindi sì, assolutamente. Tra l'altro pensavo, noi ci siamo sentite un poco prima, no, di fare questo podcast via telefono, un po' non abbiamo... È tutto improvvisato, però un po' a grandi linee, magari abbiamo detto quali tematiche avremmo affrontato, e dopo che abbiamo chiuso il telefono c'era una parola che tu mi avevi detto al telefono che proprio mi risuonava tantissimo in testa, che era proprio quella di accontentarsi. Sì. Mi disturbava proprio questa parola, perché noi gli diamo proprio un'accezione negativa. Quando io ti ho detto che tanta gente decide di accontentarsi, tu dici perché in generale l'accontentarsi è negativo? Io ci ho riflettuto, cioè io personalmente gli davo un'accezione negativa, cioè piuttosto che continuare a inseguire i miei desideri per le aspettative degli altri, anche qui apriamo questa parentesi e poi ritorniamo all'accontentarsi. Le aspettative degli altri molto spesso mi riferiscono questa paura di deludere le aspettative altrui, ma la cosa principale è che non interessa tanto il giudizio degli altri, cioè è proprio la paura di deludere le aspettative delle persone che mi vogliono bene. Cioè, questa è una cosa che riportano tutti, non è il vicino di casa, perché chi se ne frega, cioè ormai lo sappiamo tutti che tanto nel bene o nel male verrai giudicato comunque, qualunque cosa tu faccia.
ma è proprio l'aspettativa dei miei genitori, cioè nel senso, io ho fatto un corso di laurea, ma mi sono reso conto che non era quello che volevo, e mo chi cavolo glielo dice ai miei genitori che hanno speso magari anche soldi per pagarmi le tasse, per mantenermi, per pagare un affitto, perché il più delle volte andiamo a vivere in città che non sono le nostre. Chi glielo dice che io mi sono resa conto che non è quello che voglio fare, questo corso di laurea che ho scelto, e quindi è paura proprio di deludere le persone più vicine a noi, che magari tante scelte che noi facciamo non le comprendono. E quindi sì, assolutamente mi trovo spesso ad avere a che fare con questo. Tu hai fatto un post che iniziava con una frase che probabilmente avrai sentito da qualche paziente o da qualche amica: ormai ho 30 anni, forse è il caso di iniziare ad accontentarsi. Tu l'accontentarsi, in questo caso l'hai raccontato apparentemente con un'accezione negativa, no? Mm-hmm. Quando noi decidiamo di accontentarci è quando siamo contenti a metà, sì. Ci accontentiamo di qualcosa anche se non è quella che ci fa battere il cuore, sì. Invece tu ne hai dato una chiave un po' più, credo, vicina alla serenità, cioè al scegliere il proprio benessere e capire quando il benessere è più importante, cioè sempre, di quello che sono i nostri istinti, perché noi possiamo avere l'istinto di volere fare tanto, però poi il proprio benessere fisico e mentale deve adeguarsi a ciò che è più vicino alla nostra serenità. Tu mi parlavi prima di un'accezione positiva e negativa della serenità. Sì, allora. Perché? Se io ti dico Paola, ok, hai 30 anni ormai, è giunto il momento che tu ti accontenti. Sì. Io personalmente, se lo dicessero a me, la intenderei con un'accezione un po' negativa. Sì, chiaro, tipo metti tutti i tuoi soldi nel cassetto, fai sul serio, smettila di giocare, è il momento di fare sul serio, no? Però poi mi ronzava nella testa questa parola e sono andata a vedere l'etimologia di accontentarsi, no? L'ho proprio cercata su internet, anche perché io, come te, un'altra cosa che abbiamo in comune, abbiamo fatto il classico, giusto? O ricordo male? Sì, okay. sì. In realtà accontentarsi viene dal latino contenere. Tenere. Quindi proprio questo senso di mettere insieme tutti i nostri desideri, tutto quello che abbiamo, che desideriamo, per non far sì che il nostro contenitore trabocchi. Quindi è un po' un invito alla moderazione, a non eccedere, quella famosa hubris, no? Che invece veniva valutata negativamente dai greci, dai latini. Quindi è un invito a sentirsi appagati di quello che si ha. Secondo me qui proprio c'è lo switch mentale, perché accontentare forse lo vediamo come una cosa negativa, ma sentirsi appagati è diverso, va un po' a braccetto con la serenità che tanto cerchiamo, e secondo me qui c'è la svolta, perché è un po' la trappola che ci chiude nella nostra infelicità, è un po' questo, il voler andare sempre oltre, far traboccare questo nostro contenitore che abbiamo, no? Quindi è la classica trappola dell'infelicità che ci porta sempre a dire sarò felice quando. Sì, non ora, ma quando succederà io non cosa. posso essere felice adesso, perché adesso mi mancano queste condizioni, che può essere una condizione concreta, tipo sarò felice quando avrò una casa che non è un appartamento ma avrò una villa, ma può essere anche una cosa meno concreta, tipo sarò felice quando avrò un partner e metterò su famiglia. Sì. Ho visto una volta questa metafora che mi è piaciuta molto, come se la vita fosse un videogioco a livelli, no? Non sono felice a questo livello, ma sarò felice nel prossimo livello, però poi quello mi manca qualcosa, allora al prossimo livello e continua e va avanti così. Quindi proprio accontentarsi è essere appagati di quello che si ha adesso, che disclaimer, non vuol dire apatia, non vuol dire non volersi migliorare, non vuol dire rimanere fermi nello stato in cui si trova, assolutamente no. Ogni essere umano, e questo la psicologia ce lo insegna, tende all'autorealizzazione, tende al miglioramento, tende alla crescita personale, è proprio una tendenza che noi tutti abbiamo, quindi stare proprio nella nostra zona di languishing, si dice in psicologia positiva, non ci fa bene, tendiamo invece verso il flourishing, al fiorire, e quindi accontentarsi sì, senza se e senza ma, pur sapendo che posso migliorare. In quel post che tu dicevi però nello specifico, io volevo proprio sottolineare come a volte la nostra mente ci dice ti devi accontentare, ma dentro di noi c'è qualcosa che scalpita. Io lì facevo proprio riferimento all'intuizione, che a volte ci dice qual è la strada da percorrere, ma noi la mettiamo a tacere. Intuizione che si può far sentire in modi diversi, che può essere fisico, no? Quel nodo allo stomaco quando stiamo prendendo una decisione che proprio stride con quello che in realtà vogliamo fare, con l'ansia, con tante altre cose che ci vengono. Interessante.
dirtela. Sì, chissà perché lo sapevo che sarebbe arrivato questo momento. E io ne avevo prima di fare questa intervista, Eh? Io ne avevo ansia prima di fare questa Vedi. intervista. Ho sempre associato all'accontentarsi, no, un qualcosa di negativo, cioè un dovere dire reprimi quello che dentro di te realmente senti, un sogno, una passione, un obiettivo, e fai qualcosa di più comodo. Oggi per esempio tanti genitori sono ossessionati dal posto fisso per i figli, no? I genitori hanno paura per il futuro incerto dei figli e in qualche modo, spinti anche sicuramente dall'amore genitoriale verso i propri figli, in qualche modo dicono ti devi sistemare, devi trovarti il posto fisso, punto. Se si parla di accontentarsi come un contenere tutto quello che si ha ed essere grati, appagati da quello che si è costruito fino ad oggi, per una mamma avere un figlio, se è contenta di avere un figlio, per una persona che non ha un figlio avere il lavoro che lo fa stare tranquillo, poter cambiare casa, avere un cane, essere felici per quello, ecco, forse in quel caso accontentarsi vuol dire anche un po' ritrovarsi, cioè darsi una pacca sulla spalla e dire hai fatto bene fino ad adesso, non c'è bisogno di eccedere, giusto? Sì. Ok. Sì. Ok, no, perché io provo ad apprendere. Sì, quindi... assolutamente, anche tornare un po' in contatto con quelli che sono i nostri valori principali, quello che è importante per noi, quindi sapere gli esempi che hai fatto tu, no? Che per me è importante il valore della famiglia e allora ho costruito una famiglia di cui vado grata, o per me è importante invece il valore, non lo so, faccio per dire, della libertà e quindi avere una vita che mi permette di viaggiare tanto, quindi sono felice, appagata di quello che ho. Lo puoi fare se sai effettivamente quali sono i valori importanti per te, perché se poi vivi una vita che non collima con i tuoi valori principali, allora lì c'è qualcosa che stride. Senti, ma secondo te c'è un prima e un dopo la pandemia? Nel senso che l'abbiamo accennata prima, tu ovviamente la citavi per quanto riguarda un po' le condizioni sociali e storiche che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto in questi anni, soprattutto noi trentenni, perché i trentenni di oggi sono quelli che avevano dai 20 ai 25 anni, quindi abbiamo dovuto subire in pandemia, adesso noi ne parliamo come una cosa impossibile, io mentre te ne parlo dico, ma io ho vissuto questo, cioè qualcuno ci ha detto non puoi uscire di casa, perché se esci di casa è pericoloso. Devi stare attento a parlare con tua madre, col tuo partner, con tua sorella, perché anche loro possono essere pericolosi e tu lo puoi essere per loro. Quindi in un certo senso la pandemia ci ha detto il pericolo è in agguato. Allora io mi domando, questo terrore, questa paura importante ha in qualche modo inciso sulle nostre vite? C'è un prima e un dopo questa paura, e questa paura noi continuiamo a portarcela? Secondo te abbiamo un trauma di questa cosa? Mm-hmm. Sì, assolutamente sì. La pandemia è stata ed è tuttora un evento traumatico. In psicologia si definisce trauma tutto ciò che segna un prima e un dopo. Noi quando parliamo di trauma pensiamo a grandi cose, ma effettivamente tutto ciò che ha segna un prima e un dopo, ed effettivamente per noi c'è un prima e un dopo Covid, cose che per noi magari prima del Covid erano impensabili, come chiuderci in casa, indossare sempre la mascherina, sappiamo che invece possono succedere, quindi nulla ci vieta che speriamo mai sia, però che potrebbe succedere di nuovo, no? Anche in futuro. Quindi sì, questo assolutamente ci ha cambiato in qualche modo, e lo dicevamo anche all'inizio parlando del fatto che appartiene proprio a quel momento storico là il fenomeno delle big resignation dei trentenni, quindi delle grandi dimissioni di massa che ci sono state, perché effettivamente forse l'aver vissuto una vita un po' più lenta, in cui si poteva stare di più tra le quattro mura di casa, trascorrere meno tempo in ufficio, ci ha fatto un po' riflettere effettivamente su quelle che sono le nostre priorità, perché poi ci siamo resi conto che effettivamente molti dei lavori che svolgiamo si possono tranquillamente svolgere online. Per esempio, se penso alla pandemia, penso ad un periodo molto felice della mia vita, perché ho avuto delle condizioni che mi hanno permesso di viverlo con serenità, di lavorare molto sicuramente su me stessa interiormente. È iniziata in quel periodo la mia convivenza, anche per delle necessità proprio logistiche legate alla pandemia, e quindi lo ricordo con particolare tranquillità. Se penso invece a persone
persone a me molto care che invece hanno dovuto vivere in un bilocale a Milano dove entrambi lavoravano, magari uno dalla cucina, uno dalla camera da letto, ogni giorno collegati in call per proprio delle condizioni oggettive, sicuramente è stato più difficile, e magari molti che hanno vissuto in città in quel periodo hanno deciso magari poi anche di trasferirsi. Molte persone hanno preferito abbandonare le città in favore delle campagne per vivere una vita più in contatto con la natura, perché ne hanno riconosciuto magari i benefici a seguito di quel periodo. Quindi sì, sicuramente qualcosa dentro di noi è cambiato, delle consapevolezze diverse, anche se sembra una vita fa. Sì, il modo di lavorare, il modo di vivere, anche secondo me il modo di affrontare gli imprevisti, il sapere che non puoi controllare tutto, qualcosa al tuo controllo sfugge inevitabilmente. Il controllo è una parola molto interessante che mi dà molti spunti. Vorrei proprio parlare con te anche di questo. Quando si vuole controllare qualcosa, credo, almeno io da non esperta, però quando io voglio controllare qualcosa è perché quel qualcosa mi dà preoccupazione, no? Se io decido di controllare qualcosa è perché non sono sicura di quella cosa, quindi ho bisogno di esercitare una maggiore attenzione. Questo per me è il controllo. Allora mi domando, l'ansia in tutto questo, la famosa ansia, perché di ansia se ne parla tanto e se ne parla anche poco, nel senso dipende le modalità con cui viene trattato l'argomento. Una volta ho letto un tuo post in cui tu scrivevi, ne hai fatti tanti sull'ansia, in un post tu hai in qualche modo svelato, hai aperto le porte alla conoscenza di quest'ansia non come fattore negativo ma come fattore positivo, perché in genere si associa all'ansia un qualcosa appunto di negativo che ci opprime. Sì, per come ci fa sentire. Per come ci fa sentire, perché ci fa sentire inadatti, preoccupati e impauriti, non soltanto della cosa diciamo che sottostà all'ansia, cioè il motivo per cui si ha l'ansia, ma proprio dell'ansia stessa. Allora, da un punto di vista, proprio perché tu hai una formazione in neuroscienze, quindi da un punto di vista neuroscientifico, l'ansia è un fattore che strategicamente si può in qualche modo attraversare, e in che modo va compresa l'ansia? Un fattore negativo, un fattore positivo, perché l'uno e perché l'altro? Hai detto una cosa interessante, secondo me, proprio dal punto di vista neuroscientifico. È importante comprendere l'ansia proprio perché è una parte fondamentale di noi esseri umani, è una parte che ci ha consentito di sopravvivere come esseri umani. Noi non abbiamo grandi artigli e grandi zanne come molti altri predatori in natura, quindi per noi veramente anticipare una minaccia, un pericolo ha fatto la differenza tra la vita e la morte. Parliamo degli uomini delle caverne, non parliamo di adesso, ma sostanzialmente il nostro cervello non si è evoluto granché da allora. La vita sì, ma lui è rimasto un po' indietro con gli aggiornamenti, quindi non fa una grossa differenza tra una minaccia che può essere una tigre con i denti a sciabola che mi trovo di fronte alla caverna e un podcast che devo registrare che mi provoca un po' di ansia. Ci può creare ansia allo stesso modo registrare un podcast, sì, piuttosto che parlare di fronte a tante persone, piuttosto che andare a sostenere un colloquio di lavoro. Il nostro cervello non distingue, ma vede una minaccia in qualcosa che non conosce, in qualcosa che non sa che cosa aspettarsi. L'ansia sostanzialmente è null'altro è che la componente cognitiva della paura, è una preoccupazione, come dicevi tu prima. Mi preoccupo prima che qualcosa avvenga, c'è un vago senso di minaccia ma non so bene di che cosa si tratti, cosa posso aspettarmi, è un qualcosa che sfugge al mio controllo e quindi mi genera ansia perché non posso controllare tutte le variabili che ci sono in campo. Il nostro cervello manda un segnale e il nostro corpo reagisce ad una minaccia. Cosa succede infatti quando c'è l'ansia? Che il cuore accelera i suoi battiti, magari ti tremano un po' le gambe, c'è una sudorazione eccessiva, la bocca si secca, tutte le funzioni diciamo che non servono in quel momento, tipo la digestione, si bloccano perché il cuore aumenta i suoi battiti perché sta pompando più sangue per inviarlo agli arti, per inviarlo alle gambe e alle braccia, perché non sa se in quel momento deve mettere in atto una risposta, e noi due ne abbiamo di risposte che possiamo mettere in atto di fronte a una minaccia, che sono o l'attacco o la fuga. Quindi sia nel caso di uno o dell'altro sicuramente o devo scappare veloce o devo attaccare, mi serve che il sangue in quel momento sia nel posto giusto, certo, e non magari per digerire, e quindi effettivamente il corpo sta solo mettendo in atto quella risposta. È qualcosa di fisiologico, esatto. Quando si dice anche la febbre, non abbiate paura della febbre, perché la febbre vuol dire che il corpo sta
rispondendo a un colpo, a un segnale, no? Metaforicamente più o meno è la stessa cosa, cioè i battiti che accedono è perché il corpo si sta preparando, a qualcosa, assolutamente, ti sta aiutando. Assolutamente, infatti è quello che dico sempre, la prossima volta che dovrete fare qualcosa di importante, che per voi è importante, perché se tu hai l'ansia prima di venire a registrare questo podcast è perché per te è qualcosa di veramente importante, è qualcosa in cui credi, se te ne fregassi non avresti l'ansia, quindi pensala come una tua amica, come un qualcosa che ti sta preparando ad affrontare quella minaccia che è in quel momento, quindi ti sta predisponendo ad essere attiva. Cognitivamente sei agile, sei svelta, mi fai le domande e io rispondo, vedi? Se io invece fossi qui sdraiata sulla poltrona, ok, non me ne frega niente, quindi bassi livelli di ansia o nulla, non sarei bella attiva, no, a rispondere, o peggio, troppa ansia, quindi elevati livelli di ansia, magari neanche mi presento, evito proprio la minaccia perché l'ansia è troppa e non la so gestire. E quindi quella l'ansia è fuga in quel caso? Sì, l'evitamento, che proprio non fa altro che essere un circolo vizioso che va a rinforzare l'ansia, no? Però è bene se l'ansia si mantiene dentro dei livelli ottimali, finché c'è, ma è giusta, mi consente comunque di rimanere focalizzata su quello che sto facendo, di rispondere, magari anche di entrare in quell'esperienza di flusso per cui non senti neanche il tempo che scorre di fronte a te, allora va bene. Sicuramente l'ansia ci può aiutare e ci può aiutare anche, ora io ho parlato di esperienze imminenti, tipo devo fare un colloquio di lavoro, devo registrare un podcast, ma diverso è invece quell'ansia che avviene magari nei momenti più impensati, tipo sono seduta al bar che mi sto prendendo il caffè e sento il cuore che accelera, no? Che va più veloce. Allora lì l'ansia a me piace definirla proprio un'amica che ti sta pestando sulla spalla e ti sta dicendo senti, forse c'è qualcosa a cui devi prestare attenzione, c'è quel qualcosa che stride di cui parlavamo prima, a cui tu magari non vuoi prestare attenzione perché è scomodo, perché ti dice qualcosa che forse è meglio non sapere, allora tiri dall'altra parte tipo cavolo ho sbagliato tutto, la facoltà che sto facendo non mi piace e allora mi viene l'ansia, come lo dico ai miei genitori, come faccio a cambiare, e quindi ti giri dall'altra parte e allora lì magari l'ansia arriva nel momento più inaspettato, ma perché ti vuole dire di prestare attenzione a quel qualcosa a cui tu non vuoi, e lì se non li presti ascolto poi arriva con i rinforzi e magari arriva un anche po' troppo fisici, sì, fino a sfociare poi nell'attacco di panico. Ecco che è un tema anche questo molto delicato. Chi ha soffre di attacchi di panico chiaramente conosce il livello a cui l'ansia può portare. L'attacco di panico è un qualcosa che secondo te interessa anche e soprattutto i trentenni di oggi, a parte che è un qualcosa di cui ancora si parla secondo me veramente poco. Cioè, oppure si fa confusione. Si fa confusione con l'ansia, col panico. Ansia, stress, panico, angoscia, un po' tutto un miscuglio sì. che non si capisce bene. Questa generazione è più colpita dagli attacchi di panico o semplicemente adesso rispetto a 50 anni fa se ne parla di più? Allora, sì, sicuramente se ne parla di più, però secondo me si è anche più colpiti. L'adolescenza, ad esempio, adesso sta cambiando, ne parla moltissimo e benissimo la Stefi Andreoli, che io amo, non so se anche tu la conosci. Ok, no. Ne ha parlato in svariati libri, uno dei quali si chiama proprio Mio figlio all'ansia, di come l'adolescenza sia cambiata. Gli adolescenti di oggi non entrano in conflitto con i genitori, che è una cosa sana, perché testi proprio il limite per capire in quel limite io chi sono. No? Metto un po' a repentaglio le regole che mi sono state date per vedere un po' fin dove posso arrivare, qual è la mia vera identità, e non facendolo arrivano poi alla soglia dell'adultità non sapendo chi sono, non avendo mai avuto questo battibecco con i genitori. Necessario. Ad esempio faccio un esempio, il genitore dice di no. Il genitore dice tu fai questa facoltà perché è così, ma neanche perché non sarebbe un capitolo da aprire, perché non sono i genitori del tu fai così perché sei mio figlio, no, sono genitori del tutto purché tu sia felice. Giusto? Però anche quello è una bella responsabilità, perché ci apre tante porte e del tipo ok, i miei genitori mi hanno dato tutto ma io non li posso scontentare, e quindi dicevo, non entrando in conflitto con i genitori arrivano alla soglia dell'adultità che non sanno chi sono, non sanno cosa vogliono veramente, e quindi arriva l'ansia proprio a disturbarli perché devono un po' mettere in discussione e rivedere le loro priorità. Liberati dal peso delle aspettative. L'ho letto in un tuo post. L'ho molto detto bello. Io, ho pensato che è bello. Sì. Come ci si libera? Come le nostre generazioni possono liberarsi da questa pressione sociale che si sente? E
la maternità è un qualcosa che secondo te si avvicina al concetto di pressione sociale? Quando una donna arriva dai 25 anni in su, la società si aspetta che se una donna è fidanzata da un po' di tempo, ha più di 25 anni, ha più o meno un lavoro stabile, sente la pressione di dover necessariamente sposarsi e fare un figlio, soprattutto di fare un figlio ormai, perché poi c'è l'orologio biologico e perché poi come fai? E congelati gli ovuli se non riesci e ti devi trovare qualcuno, ormai ti devi sistemare, devi fare famiglia, eccetera. Ti è capitato, diciamo, di seguire donne con questo tipo di situazione, di contesto, e in quel caso cosa tu consigli alle donne in qualche modo per poter superare l'ansia, appunto, ritorno all'ansia della pressione sociale sul dover fare un figlio? Allora, in generale sul liberarsi dalle aspettative altrui, ho letto proprio una frase poco prima di venire qui che l'ho letto e ho detto è geniale nella sua semplicità, e diceva proprio: come fai ad essere in ritardo se è la tua vita? Cioè abbiamo proprio questa tendenza a paragonarci alle vite degli altri, Sì. forse ti liberi dal peso delle aspettative quando smetti di paragonarti agli altri e inizi a paragonarti alla tua versione precedente. Se io penso alla Paola di 18 anni, alla Paola di 16 anni, sicuramente non sono la stessa, sicuramente c'è stato un miglioramento, sono comunque grata a quelle versioni precedenti di me che mi hanno portato a essere chi sono oggi, però tante volte, ecco, non guardiamo la strada che abbiamo fatto finora, non ci diamo la famosa pacca sulla spalla, ci sentiamo sempre da meno, i social in questo non aiutano, facciamo questi continui confronti con gli altri e quindi le aspettative forse, ecco, vengono proprio da questo, dal dire ok, i miei coetanei stanno facendo figli, quindi sei proprio in quella fase che non si capisce niente, no? C'è chi magari al top della sua carriera, appena ricevuto una promozione, bellissimo stipendio, e chi si sta reinventando da capo, chi sta iniziando, chi ancora deve trovare lavoro. A 20 anni hai tutto il ventaglio delle possibilità aperte di fronte a te, sei magari ancora all'università o comunque stai cercando i primi lavori, quindi siamo un po' tutti sulla stessa barca. Hai tutta la vita davanti. Esatto, no? A 30 anni invece ti sembra che... A 30 anni è tutto finito. No, tutto finito. Esatto, mentre forse verso i 40-50 sì, c'è ancora questa forbice tra le persone, però magari non si aspettano più certe cose da te che prima si aspettavano, tipo la maternità, magari arrivata a 40, superati i 40, se non hai figli magari smettono di chiedere. Comunque sei quel vista momento come una donna che ha qualcosa che non va o in comunque a cui meno, manca qualcosa. sì. Dopo i 40 è un po' più improbabile, non impossibile, però un po' più improbabile che una donna rispetto a quando ne ha 25-30 Sì. decida di avere figli, ma questo ovviamente è Ognuno. una questione esatta che dipende dalle proprie scelte personali. Però è sempre vista come una donna che ha qualcosa in meno, come è sempre visto come una donna che ha qualcosa in meno se a 30 anni non è ancora pronta per avere un figlio. Ma perché, Paola? Perché? Perché è bella. Cioè, da cosa deriva tutto questo? Cioè, noi siamo figli di generazioni delle nostre nonne, delle nostre mamme che avevano un po' più di tranquillità lavorativa, sociale, personale. Noi parliamo, in questo momento c'è una guerra in Ucraina, c'è un massacro a Gaza, non si possono neanche contare tutti i conflitti mondiali in realtà che ci sono, di cui neanche si parla, del Sudan per esempio. Noi viviamo tutti i giorni con notizie che in qualche modo opprimono e soffocano i nostri desideri. A volte io parlo con amiche, con persone che mi dicono: ma io faccio un figlio, Paola, lo lascio in questo mondo. Una volta una persona mi ha detto: io mi sentirei anche egoista nel fare un figlio, perché poi io me ne vado prima e già il mondo così sta andando, anche questa cosa, che il mondo sta finendo, il mondo è rilascio, e tu lo sai, tu ti svegli la mattina e lo sai. Quando ascolti anche gli adulti che dicono: ai tempi miei non era così, una volta quelle sì che erano tempi, il bar, l'adolescenza, la Vespa, l'estate, l'innamorarsi, l'autenticità. Tu cresci sempre con la cosa, la musica che non è più buona, sembrano sciocchezze, ma tu cresci con questo suono in sottofondo: sto vivendo in un tempo sbagliato, brutto, cattivo, sarebbe stato meglio nascere come una volta. E quindi mi ricollego alla frase che mi hanno detto: io sarei un egoista a fare un figlio. Secondo te oggi è più difficile, Paola, decidere di mettere al mondo un figlio? Perché c'è questo calo della natalità? È giustificato? Ha un perché anche di neuroscientifico, di psicologico? Sì, secondo me è un momento di forte incertezza, è un momento di forte crisi, e mi trovo 100% con le parole che hai detto. Io stessa in primis ho detto che mettere al mondo un figlio, e qui mi assumo tutta la responsabilità di quello che dico da madre, non da psicologa, che mettere al mondo un figlio in questo momento storico specifico è un atto egoista, cioè lo fai forse più per te che non per il bambino per il quale ti chiedi che mondo gli sto lasciando. Quindi l'ho detto anche io a mia volta prima di diventare madre. Adesso da madre dico: forse
E sono proprio questi bambini che stanno nascendo adesso che ci danno quel germoglio di speranza che le cose possano cambiare, che il corso della storia possa, ecco, prendere una direzione diversa, perché magari loro hanno ancora in mano tutto il futuro, tutte le possibilità e possono dare una svolta a quello che stiamo vivendo. Quindi sì, per dare insomma un messaggio di speranza sicuramente, però sì, viviamo molte pressioni sociali riguardo alla maternità, soprattutto noi trentenni, ed è legato sempre al discorso che facevamo prima, no? Che poi ormai è troppo. Poi è tardi, poi è troppo tardi. Allora che poi è tardi. Esatto, questo mantra che ci ripetiamo, che ci viene detto, ma intanto ci tengo a dire che secondo me è anche un grande tabù ancora il fatto che non tutte le donne desiderano dei figli, certo. E quindi si dà per scontato che tu voglia dei figli e che se non li vuoi hai qualcosa che ti manca, sei difettata, no? Quindi c'è un po' questo pensiero latente. Beh, sicuramente il fatto che se si pensa che una donna stia bene anche senza un figlio, e se questo è visto come un qualcosa di strano, di sorprendente, di negativo, comunque la società ha sbagliato qualcosa in questi anni. Una donna nasce completa, contiene, tu prima parlavi di accontentarsi, contiene già tutto. Fare un figlio è una scelta, io penso che debba esserlo perlomeno una scelta ponderata, bisogna decidere di diventare mamma, non credo si debbano fare figli con superficialità o leggerezza. C'è qualcosa che la società secondo te può in qualche modo cambiare per poter migliorare la condizione delle donne, delle madri oggi? Tra l'altro, sentendoti parlare, apro questa finestra, mi è venuto in mente proprio un post che mi è uscito qualche giorno fa che diceva che tempo fa l'ostentazione del lusso, del benessere, della ricchezza veniva da magari la macchina, la villa piuttosto che. Adesso invece, riporto il post così com'era, poi opinabile o meno, l'ostentazione della ricchezza è proprio l'avere la famiglia numerosa, cioè potersi permettere di fare 4-5 figli. Mi ha fatto riflettere, no? Perché effettivamente poter mantenere 4-5 figli è una ricchezza. Sicuramente si può fare qualcosa, i congedi parentali sono ridicoli, veramente. Tornare al lavoro per una donna è fatica. Io ho la fortuna di lavorare con libera professionista, di lavorare online, quindi di poter gestire il mio lavoro tranquillamente, ma devo dire anche per me gli aiuti proprio economici sono stati minimi se non nulli. Altre mie amiche che invece lavorano in aziende o comunque non come libere professioniste, che rientrate dopo la maternità hanno trovato un clima difficile, soffocante, si sono trovate demansionate, quindi anche questa è una verità che va detta. Io ho vissuto per un anno a Bruxelles, dove molte aziende o università, ospedali avevano degli asili nido al loro interno, dove le dipendenti o i dipendenti, insomma i genitori, potevano portare i figli, cioè qui da noi già asili nido non esistono, per esempio di comunali, quindi sono solo privati, quindi magari io ho sentito persone che mi hanno detto, madri che mi hanno detto io vado a lavorare per pagare la babysitter di mia figlia, tanto e vale. tu dici tanto vale che stai a casa, vado a lavorare per me, cioè la risposta è vado a lavorare per me stessa, per avere del tempo per me stessa, perché ho bisogno, ma di certo non vado per il fattore economico, perché ripeto tutto quello che percepisco va direttamente alla babysitter. Quindi sicuramente di supporti economici ne abbiamo bisogno, parliamone, i congedi parentali, soprattutto quelli della paternità, che poi anche lì, cioè se il padre a dire sto a casa viene anche visto un po' male, no? Cioè alla fare fine la mamma, esatto, fai il mammo, non fai il papà, è sempre la madre che alla fine resta a casa, no? Dire e se non lo fa è strana, perché poi torniamo al discorso sì, che poi sempre oggi ho visto un post che diceva se torni al lavoro dopo 3 mesi che hai partorito tuo figlio, ma come già al lavoro torni? Se torni dopo un anno che hai partorito tuo figlio ancora a casa stai, quindi comunque la gente avrà qualcosa da dire sempre, quindi tanto vale liberarsi dalle aspettative. Esatto, liberarsi dalle aspettative. E volevo concludere con questa nota, che mi è venuta in mente, tra l'altro uno dei libri che amo di più si chiama Vorrei averlo fatto, quindi mi sembra coerente con le aspettative e quello di cui parlavamo prima. Io in realtà nasco come psicologa esperta in invecchiamento e longevità, ho lavorato per la maggior parte con gli anziani, e questo libro è proprio scritto da un'operatrice che ha lavorato a stretto contatto con anziani nel loro fine vita, e parla proprio di quelli che sono i 5 rimpianti più grandi che le persone hanno nel loro fine vita. E spoiler, non c'è avrei voluto lavorare di più, né avrei voluto, non lo so, avere una casa più grande, ma al primo posto c'è avrei voluto il coraggio di vivere una vita in linea con i miei principi e con i miei valori.
Avrei voluto il coraggio di essere più felice, avrei voluto lavorare di meno, avrei voluto mantenere di più rapporti con i miei amici e avrei voluto il coraggio di poter esprimere i miei sentimenti, le mie emozioni. Quindi penso che richiamo un po' tutto quelli che ci siamo dette oggi. Dopo questo non potrei aggiungere nient'altro, perché poi questi sono i desideri espressi dalle persone negli ultimi attimi della loro vita, negli ultimi mesi della loro vita. Quindi è anche bello in qualche modo iniziare il cerchio partendo dai giovani e finirlo sugli anziani, perché poi i giovani diventeranno anziani. E gli anziani sono stati giovani, per cui c'è un minimo comune denominatore che è la vita, che i giovani vivono e vivranno se il destino, insomma il tempo lo permetterà il più a lungo possibile, si spera. Gli anziani hanno vissuto e forse appunto il filo conduttore di tutto questo è essere liberi, quello che si vuole essere, insomma, dei propri sogni. Ti ringrazio Paola, Grazie, è stato molto bello chiacchierare con te, grazie anche a chi ci ha ascoltato, speriamo di esservi stati utili, soprattutto lei naturalmente con le sue competenze e professionalità. Grazie.